Ehi avanzi di VR, ben ritrovati sul canale. Oggi vi parlo di due giochi del mese di aprile sui quali stavo tenendo gli occhi da un po', ma si sono rivelati un po' deludenti per i miei gusti. Ma ve ne parlo come sempre in maniera tecnica, senza farvi un minestrone di impressioni personali, in modo tale che sarete voi a decidere se, in base ai vostri gusti, i giochi possano piacervi oppure no. I giochi in questione sono The Last Safe Place, uscito l'1 aprile su SteamVR. Mi ha ricordato molto i punta e clicca di una volta, quelli realizzati con grafica 3D molto dettagliata, anche per quei tempi, nei quali però era possibile interagire solo con gli elementi degli enigmi. Questo gioco parla di un'antica civiltà che viveva nel sottosuolo. Infatti giocheremo nei panni di un esploratore che, calandosi nelle miniere di carbone, si troverà a percorrere strade e corridoi di un'antica città sepolta. Sembra bello raccontato così, ma quello che mi si è presentato davanti agli occhi dopo averlo installato e avviato è un gioco dove non c'è nemmeno un menu per le opzioni, ma di nessun tipo. Non ci sono opzioni grafiche, pur trattandosi di una versione PC, non ci sono impostazioni per i controller e per il movimento, e l'unico modo in cui si può andare in giro è tramite il teletrasporto. Sapete che sono specializzato nel rompere giochi e trovare bug, e proprio grazie al teletrasporto sono riuscito a superare svariati enigmi senza doverli risolvere. Cioè, sono riuscito a trovare un punto sul quale potermi teletrasportare, quando in realtà per arrivare in quel punto avrei dovuto risolvere un enigma per poter liberare la strada oppure aprire una porta. Parlavo prima della grafica, ma era solo per darvi un'idea di quello che vorrebbe essere il gioco. In realtà non è così valido dal punto di vista grafico, perché se da un lato in alcuni punti sarete davanti a statue, ambienti ricchi di elementi e che ricordano un po' l'architettura dell'antica Roma o Grecia, da vicino sembra tutto un po' carente di qualità e dettaglio, texture poco definite e l'illuminazione che funziona in modo un po' anomalo. Per esempio, proietta ombre che non si capisce da dove partano e soprattutto non si capisce quale sia la luce che le sta generando, anche se questo poi non è il problema più grave, perché tanto nel 90% del tempo che ho giocato, circa un'oretta, ero continuamente al buio, con un fastidioso effetto polvere o nebbia che, non essendo a una definizione così alta, causava notevole rumore all'immagine. Ma The Last Safe Place, almeno nel suo intento, sia quello di offrire un'esperienza di puzzle solving gradevole, ci riesce? Il fatto che sia riuscito a skippare alcuni enigmi semplicemente teletrasportandomi oltre, il gioco ha già fallito nel suo intento, cioè mettervi davanti a un enigma sul quale riflettere per poter andare avanti. Laddove invece mi sono trovato davanti ad enigmi apparentemente non superabili rompendo il gioco, non ho avuto particolari difficoltà nel trovare la soluzione, anche perché, sebbene la planimetria degli ambienti presenti diverse strade aperte, in realtà è piuttosto lineare, perché le apparenti direzioni alternative in realtà sono chiuse da porte con le quali non si può interagire o perfino strade chiuse da muri invisibili. Infine, non c'è assolutamente nessuna interazione né con gli ambienti né con gli oggetti di gioco, tranne un paio di casi come scalare una corda oppure salire su una scala, e comunque l'interazione è sempre possibile con elementi legati agli enigmi. Per il resto non si può toccare nulla e in ogni caso non c'è inventario dove si potrebbero riporre questi oggetti da toccare. Morale della favola: disinstallato e chiesto il rimborso dopo circa un'ora di gioco. L'altro gioco di cui vi parlo è Strayed, un survival che mi ha ricordato molto Ark, ma anche Rust, così non rompete le palle tra i commenti e siete contenti che ho detto che è simile a Rust. Cosa molto importante su questo gioco: è in early access, cioè è ancora in sviluppo e deve essere completato, o potrebbe non essere mai completato e abbandonato. Questo è il magico mondo dell'early access. Insomma, partite nudi e privi di equipaggiamento da una spiaggia e il vostro compito è: non si capisce, o meglio non c'è un compito
definito. È un survival open world multiplayer, quindi l'intento è quello di sopravvivere il più a lungo possibile. Non c'è un diario con degli obiettivi, è inoltre un roguelike perché tutto quello che acquisite lo perdete schiattando e dovete ricominciare. Graficamente siamo a livelli proprio molto bassi, ecco appunto sui livelli di Ark, modelli poco poligonali, texture di bassa qualità, fenomeni di popping, ma quel che è peggio, c'è pochissimo da fare. C'è una specie di mappa che indica alcune location, ma una volta giunti lì non si trova praticamente nulla, se non qualche scatola ogni tanto con qualche oggetto dentro per il crafting. Ecco, c'è il crafting che consente di creare pochi oggetti, in effetti. Un piccone, un'ascia, qualcosa per vestirsi e poi bisogna trovare anche dei progetti per poter costruire delle strutture. La cosa più fantastica di questo gioco però sono le proporzioni di quello che trovate in giro. Mi è capitato di andare in un magazzino dove in degli scaffali c'erano delle taniche di benzina ed erano enormi, ma così come tutto il resto. Sembra di essere in un mondo di giganti. Poi mi è capitato di trovare queste strutture costruite un po' a casaccio, dentro le quali i giocatori stavano chiusi, dormendo, oppure sistemando le cose che trovavano in giro all'interno di scatole. A proposito, è un multiplayer, come dicevo, e ogni server può raggiungere fino a 100 giocatori. Anche se il massimo che ne ho visto io all'interno del server è 20, mentre il massimo di persone effettivamente incontrate è di 3, tutte ostili, senza neanche capire il perché, visto che io stavo sempre a farmi i cazzi miei, ignorandoli quando avrei potuto farli secchi minuti prima, quando io avevo visto loro ancora prima che loro vedessero me, e invece niente, loro poi venivano lì a rompermi le scatole e a farmi perdere tutto. Mappa piuttosto grande, anche se vuota e dispersiva, multiplayer che non si capisce quale sia il tipo di interazione verso la quale il giocatore debba essere spinto, cioè si va verso la collaborazione o verso la lotta reciproca, perché se si volesse collaborare, per fare cosa? Visto che non c'è niente da fare. Beh, allora do la caccia agli altri giocatori, direte voi. Ma anche in questo caso, non essendoci nulla da fare, da trovare, da craftare, ed essendoci 3 oggetti in croce in tutto il gioco, cosa diavolo vuoi rubare agli altri giocatori se non 2 stracci per vestirsi e un arco di legno? Non ci sono animali, mostri o altre creature nella mappa, quindi non c'è nemmeno il PvE. Almeno avrà delle meccaniche interessanti? No, nemmeno quello. Anzi, direi che ho trovato alcune delle peggiori meccaniche che si possano mettere in un gioco VR. L'inventario che si apre cliccando la levetta del controller e inoltre dovendo tenerla premuta, che si apre a schermo come se fosse un gioco flat. Sistema di crafting alla cieca, direi. Cioè poi avete il pannello per il crafting che vi dice quali e quanti elementi dovete mettere assieme per creare, per esempio, il piccone. Allora, servono 200 unità di pietra e 200 unità di legno. Bene, se le avete nell'inventario, allora basta semplicemente cliccare sul tasto craft, ma non avete nessun riscontro, cioè non lo capite subito se la creazione dell'oggetto è andata a buon fine oppure no, perché mentre lo create non avete a schermo il conteggio delle unità che sono state utilizzate per la creazione e di quelle che vi sono rimaste. Cioè, per spiegarmi meglio, vi faccio un esempio. Se voglio creare l'intero vestiario, maglia, pantalone, scarpe, cappello, per ogni pezzo mi servono 30 pezzi di stoffa. Ora, mentre li creo, non sto vedendo da nessuna parte quanta stoffa ho e quanto me ne resta ogni volta che creo un pezzo del vestiario. Quindi, ogni volta che creo qualcosa, devo tornare nell'inventario, controllare se quella cosa è stata creata e se ho sufficienti risorse per creare il resto delle cose. Tutto questo mentre tengo un pannello aperto davanti a me, mentre chiunque può venire a rompermi le palle a farmi fuori. Insomma,
Anche questo, se avessi dovuto comprarlo, penso che sarei finito col chiedere il rimborso. Bene ragazzi, questi erano The Last Safe Place e Strayed, raccontati male secondo la mia esperienza. Fatemi sapere tra i commenti invece se per voi è andata diversamente. Magari vi starete divertendo con Strayed, oppure siete rimasti bloccati ogni 5 secondi su The Last Safe Place. Grazie per la visione completa, like, iscrivetevi e continuate a seguire cliccando sulla campanella e attivando tutte le notifiche. Da bene è tutto. Ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaglia.